Il 24 aprile 1967 è una data che chi segue storie dell'orologeria meccanica fin dai primi video ricorderà certamente. Ve ne ho parlato anni fa, nel nostro quinto appuntamento, nelle vicinanze del luogo in cui si era consumato uno dei drammi più oscuri della cosmonautica sovietica, lo schianto della capsula Soyuz 1 con a bordo il cosmonauta Vladimir Komarov, venne rinvenuto uno Strela, un cronografo di fabbricazione sovietica. Ma quello Strela non era l'unico strumento di misurazione del tempo che aveva accompagnato Komarov fino ai suoi ultimi istanti di vita. La fotografia, scattata tra i resti di quella tragedia, restituisce chiaramente le forme inconfondibili di un secondo cronografo, ma questa volta da tasca. Un oggetto robusto e sovietico fino nel midollo, un oggetto che ancora oggi rappresenta uno degli strumenti di misura del tempo più affascinanti mai costruiti nell'Unione Sovietica. Ed ecco qual era quell'orologio, uno Slava 5498, proprio come questo qui davanti a me. Guardate bene, 65 mm di diametro, 200 grammi di peso, un bestione. Non è il tipo di orologio che vi mettete in tasca senza accorgervene, lo portate con un proposito, sapendo che vi affiderete a lui quando le cose si fanno serie. La scala esterna è calibrata per i secondi, con passo di 1/10 di secondo, fino a 30. C'è poi una scala interna per i minuti, da 0 a 30 con passo di mezzo minuto. E qui arriviamo al punto. Questo cronografo non si limita a misurare un tempo, misura 2 tempi contemporaneamente, grazie a un meccanismo rattrappante con ruota a colonne. La funzione flyback è inclusa, avvio, arresto, azzeramento avvengono tramite leva. Il tutto lavora a 36.000 alternanze ora, quasi il doppio di un movimento convenzionale dell'epoca. Ma come è nato questo strumento? Come ci è finito nello spazio? Piano, stiamo correndo troppo. Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Per capire lo Slava 5498 bisogna conoscere chi lo ha costruito e per conoscere davvero chi lo ha costruito bisogna tornare indietro di quasi un secolo, agli anni del primo piano quinquennale di Stalin. Era il 1928 e in un edificio a 3 piani di pietra a Zvezkoi Zastavi, nel cuore di Mosca, operava una piccola impresa chiamata Tokmek. Poteva contare su circa 125 lavoratori impiegati nella produzione di attrezzature telegrafiche, radio, proiettori e nella riparazione dei timer elettromeccanici che regolano il ritmo dei tram della capitale. Poi arrivò il cambiamento. Nel novembre del 1930 questa struttura venne designata come seconda fabbrica statale di orologi, per distinguerla dalla neonata prima fabbrica statale che aveva appena avviato la produzione di orologi da tasca. Seconda non perché fosse più giovane, ma semplicemente perché era arrivata dopo nella denominazione ufficiale. Mentre la prima fabbrica si specializzava negli orologi da polso, avvalendosi di tecnologia americana, come la storia di quel periodo frequentemente ci ricorda, la seconda si mise al lavoro con macchinari Ansonia, anch'essi di provenienza statunitense, sviluppando sin da subito una propria identità produttiva. Il 21 aprile 1935 il Consiglio del Lavoro della Difesa emise una direttiva formale. La seconda fabbrica doveva anche assemblare orologi da tasca con componenti però prodotti dalla prima fabbrica. La produzione continuò fino all'inizio della Grande Guerra Patriottica, il nome con cui i russi ricordano il secondo conflitto mondiale. E poi la guerra, come sovente accade, cambiò tutto. Dai primissimi giorni del 1941 la fabbrica fu riconvertita su base bellica. Sveglie e orologi da tasca vennero drasticamente ridotti nella produzione per produrre invece timer militari, detonatori e micce. Molti operai partirono per il fronte, circa 200 di loro si unirono alla milizia popolare formata nel quartiere Leningrad di Mosca. Al loro posto arrivarono donne e ragazzi e la giornata lavorativa fu portata a 12 ore. L'8
Ottobre 1941 portò un'altra svolta. Nonostante la resistenza del management, la fabbrica fu evacuata verso Chistopol, una piccola città sul Kama in Tatarstan, insieme a molte altre industrie strategiche della capitale. Quando i tedeschi si allontanarono e la fabbrica tornò a Mosca, tutto era cambiato. Si riprese a produrre orologi, ma questa volta seguendo i disegni della casa francese LIP, tecnologia acquisita nel dopoguerra che avrebbe dato vita a una nuova generazione di calibri. Gli orologi prodotti in questa nuova fase presero il marchio che tutti noi conosciamo, Slava, in russo Gloria. Ed è in questo contesto di rinnovamento post-bellico tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60 che prende forma il calibro 5498. 54 mm di diametro, 23 linee e mezza. Un bilanciere anulare monometallico a 3 bracci, una spirale Breguet e nei modelli più recenti un bilanciere liscio, senza viti di compensazione. 20 rubini. Si dice che il 5498 potrebbe avere radici svizzere. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato una parentela con il Lemania 10004, lo stesso movimento da cui derivano il Lemania 1130, l'Omega 1132 e il Lemania 1210. Ma attenzione, se di ispirazione è svizzera, l'esecuzione è sovietica. Il 5498 si distingue subito per una scelta radicale. Ha eliminato completamente il treno del tempo. Questo è uno strumento pensato solo e soltanto per misurare intervalli. Non è un orologio vero e proprio. È uno strumento di precisione con capacità di misura tra 1/10 di secondo e 30 minuti e funzione flyback integrata. La riserva di carica è di circa 13 ore. Il meccanismo è rattrappante, con ruota a colonne. Prima di tutto questo, però, le versioni più antiche, quelle degli anni 50, erano ancora più semplici, 15 rubini e nessun meccanismo rattrappante. La complicazione rattrappante arriva dopo, quando le esigenze militari e scientifiche richiedono qualcosa di più versatile e sofisticato. Lo Slava 5498 è stato prodotto per oltre 30 anni, veramente un record. Una longevità notevole, soprattutto per uno strumento tecnico di questo tipo. E la cosa forse più affascinante, come documenta una ricerca pubblicata sul forum CCCP, è che nel corso di questi 3 decenni, le variazioni stilistiche sono state veramente poche. L'orologio in sé, questo rattrappante, è stato mantenuto sempre più o meno uguale, mentre l'architettura del calibro è rimasta sostanzialmente invariata. Questo rende il 5498 un oggetto interessante da studiare, ma anche difficile da datare con certezza assoluta. E per fare questo ci si è affidati ad alcuni indizi. Il primo è il logo sul quadrante. Nei modelli più antichi si legge la forma abbreviata in cirillico per la seconda fabbrica di orologi di Mosca. Nei modelli intermedi compare il logo 2M stilizzato. Poi, dalla fine degli anni 50, arriva la scritta slava in cirillico e infine, nelle versioni destinate all'esportazione, semplicemente slava in caratteri latini. Il secondo indizio è il numero seriale. La seconda fabbrica di Mosca usava una numerazione progressiva 6 cifre che venne azzerata a metà degli anni 50. Nel 1973 il contatore è stato azzerato un'ultima volta, crescendo questa volta a 7 cifre. Il mio esemplare porta il numero 0336577, 7 cifre quindi, successivo al 1973, quasi certamente dei primi anni 80. Il terzo indizio è il movimento stesso. Attorno al 1969 il ponte della parte cronografica ricevette una modifica significativa, una superficie più ampia e una vite aggiuntiva. La nuova piastra, la numero 8281 nella nomenclatura ufficiale del manuale tecnico, è quella che si trova anche nel mio esemplare. E nel 1973 arrivò un'altra modifica minore. Il bilanciere montato iniziò a presentarsi generalmente liscio, senza viti di compensazione, proprio come nel mio pezzo. Per quanto riguarda il fondello, invece, la storia è più colorata, letteralmente. Secondo fonti russe, la pellicola protettiva, forse in nitruro di titanio, era disponibile in vari colori: blu, nero, giallo, trasparente e persino rosso. La sua funzione era prevenire l'ossidazione della cromatura dovuta al sudore delle mani. E nei pezzi sopravvissuti fino a noi questa verniciatura è spesso assente, lo potete comprovare naturalmente nelle varie inserzioni che troverete anche sui mercatini. Ed eccoci tornati qui a quel 24 aprile 1967. Komarov era un ingegnere prima ancora che un pilota, conosceva la tecnologia
tecnologia, ed è per questo che la sua storia fa così male. Si dice che Komarov sapesse dei problemi della Soyuz 1 prima di partire, ma che abbia voluto imbarcarsi comunque per evitare che al suo posto andasse il suo amico Yuri Gagarin. Una storia che, se anche fosse parzialmente leggenda, dice molto sull'umanità di chi viveva la corsa allo spazio dall'interno. La capsula Soyuz 1 fu lanciata il 23 aprile 1967. Fin dalle prime ore del volo le cose andarono storte. Un pannello solare, quello di sinistra, non si dispiegò correttamente. Il sistema di controllo dell'orientamento fallì, rendendo così inutile anche quello di destra. Komarov trascorse 18 orbite cercando di gestire un veicolo che non rispondeva più come avrebbe dovuto. A rientro il paracadute principale non si aprì. Il paracadute di riserva si avvolse attorno al cavo del primo. La capsula impattò il suolo a velocità letale. Tra i resti quella fotografia, quello Strela 3017 di cui vi ho già parlato e quell'altro cronografo, lo Slava 5498. Ma la storia dello Slava 5498 nello spazio non finisce con quella tragedia, anzi per certi versi comincia proprio a partire da quella tragedia, per ritrovarsi già nella seconda missione con equipaggio in una Soyuz prevista dal programma spaziale sovietico. Questo sì, dopo 18 mesi di fermo imposto appunto dalla morte di Komarov. Il 26 ottobre 1968 decollò la Soyuz 3 con a bordo il colonnello Georgi Beregovoj. Era un pilota di guerra decorato, aveva combattuto nella seconda guerra mondiale con 186 missioni al suo attivo e ora diventava a 47 anni il cosmonauta più anziano mai lanciato fino a quel momento dal cosmodromo di Baikonur. Beregovoj portò con sé uno Slava rattrappante, non come accessorio personale, lo usò deliberatamente per cronometrare vari esperimenti scientifici, tecnici e microbiologici nel corso dei 4 giorni di missione. Quella missione fu anche un banco di prova esplicito per lo strumento, si voleva verificare se il meccanismo avrebbe continuato a funzionare correttamente in assenza di gravità e durante le fasi di maggiore accelerazione, al lancio e al rientro. La risposta fu inequivocabile, lo Slava si comportò benissimo. L'unica pecca di quella sortita spaziale fu il mancato aggancio con la Soyuz 2, manovra che la missione prevedeva per via della perdita di orientamento del cosmonauta, il quale in assenza di gravità aveva perso praticamente il punto di riferimento verticale. Quindi si ritrovò a dover agganciare la capsula capovolta. Ma lo Slava ottenne, per così dire, la sua certificazione e da quel momento in poi altri esemplari vennero selezionati per le missioni future e alcuni possono essere ben documentati. 6 anni dopo, dal 3 al 19 luglio 1974, sappiamo che uno Slava 5498 volò nuovamente, questa volta a bordo della Soyuz 14 comandata da Pavel Popovich e dall'ingegnere di volo Yuri Artyukin, in una missione piena di mistero. La Soyuz 14 si agganciò alla stazione spaziale Salyut 3, una stazione militare di quell'epoca si parlava pochissimo, e l'equipaggio vi rimase per 14 giorni, portando a termine una serie di esperimenti fotografici e scientifici di natura riservata. In seguito alcuni analisti occidentali non esitarono a credere che il reale obiettivo di quella missione fosse una vera e propria attività di spionaggio di installazioni militari e che gli esperimenti comunicati dai sovietici come reali obiettivi della missione, la maggior parte di natura biomedica, fossero solamente una bella copertura. Quella missione è interessante anche perché ci offre uno spaccato sulla varietà di strumenti di misurazione del tempo che i cosmonauti portavano con sé. Parte dell'equipaggiamento era ufficiale e obbligatorio, 2 cronografi seconda da indossare durante le fasi di lancio e rientro, uno dei quali era persino dotato di banda elastica per poter essere portato comodamente sopra la tuta pressurizzata. Ma accanto a questi vi erano gli strumenti personali scelti dai cosmonauti per il lavoro quotidiano a bordo della stazione. Un Omega Flightmaster al polso, un orologio Chasprom con quadrante 24 ore, strumento essenziale nello spazio dove l'alternanza giorno-notte non è percepibile senza ausilio, e per le attività che richiedevano cronometria precisa, proprio uno Slava rattrappante. Artyukin ha dichiarato di averlo usato frequentemente durante la missione in esperimenti, per fotografie, calcoli di navigazione e anche e ovviamente per le delicate sequenze
sequenze di rientro. Quando quell'orologio è poi apparso in asta nel 1993, il lotto 79 del catalogo di Sotheby's Russian Space History, la stima era tra i 1.000 e i $1.500, un prezzo oggi sorprendente per un pezzo di quella provenienza. La presenza dello Slava 5498 nel programma spaziale sovietico non si ferma qui. Lo ritroviamo nella Soyuz 32, lanciata nel febbraio del 1979, che trasportò Vladimir Lyakov e Valery Ryumin a bordo della Salyut 6 per una missione da record, quasi 6 mesi in orbita, ma anche da incubo. Un guasto al motore della Soyuz 33 in arrivo mise in dubbio anche l'affidabilità della loro capsula di rientro, lasciandoli sospesi sulla stazione in attesa di soccorso. Tornarono a terra dopo 175 giorni. Nel frattempo il programma spaziale sovietico aveva aperto le sue porte agli alleati del Patto di Varsavia con il programma spaziale Intercosmos, per permettere alle forze armate dei paesi aderenti al patto e alle forze alleate dell'Unione Sovietica di partecipare alle missioni di esplorazione spaziale. E anche nella quarta missione del programma, quella della Soyuz 33, accanto al Polyot 3133 in cassa Sturmansky, per lo più nella sua variante con quadrante cosiddetto civile, vi era uno Slava 5498. Quella missione vide protagonista il cosmonauta bulgaro Georgi Ivanov e rimase nella storia per un evento che allora nessuno ebbe modo di prevedere: il primo guasto in orbita del motore Soyuz in oltre 2000 accensioni. Il motore di riserva bruciò 213 secondi invece di 188, imponendo all'equipaggio un rientro di emergenza con 10 G di carico. A proposito dello Slava rattrappante, di una foto scattata durante l'addestramento che mostra chiaramente quel cronografo penzolante tra i comandi della navicella. I nostri avvistamenti, ma di sicuro di Slava 5498 ve ne sono stati molti di più nello spazio, e si concludono con la Soyuz 35, partita nell'aprile del 1980, che trasportò Leonid Popov e Valery Ryumin a bordo della Salyut 6. Ryumin, tra l'altro, era lo stesso cosmonauta che aveva appena trascorso 175 giorni in orbita sulla Soyuz 32 e che ora ci ritornava, chiamato a sostituire all'ultimo momento il collega Lebedev, infortunatosi a un ginocchio durante un allenamento sul trampolino. I due stabilirono un nuovo record di permanenza in orbita, ben 185 giorni, una missione lunga e tutt'altro che tranquilla: riparazione al sistema di controllo dell'assetto, sostituzione di componenti vitali, la pista da corsa interna che si ruppe a giugno e i cosmonauti che rimandarono la riparazione per giorni perché significava svitare un sacco di bulloni. I medici a terra li convinsero a fare diversamente. Il 19 luglio 1980, mentre erano ancora in orbita, inviarono i loro saluti agli atleti delle Olimpiadi di Mosca in diretta dallo stadio Lenin, e le loro voci vennero amplificate dagli altoparlanti e le loro immagini comparvero sul tabellone luminoso dello stadio. Tornarono a terra l'11 ottobre 1980 con la Soyuz 37, non quella con cui erano partiti ovviamente. Ma c'è un'ultima cosa che voglio raccontarvi e che trovo particolarmente suggestiva, pensando appunto che questo oggetto non è poi così difficile da trovare e che non si tratta di un pezzo vintage esoso in termini economici. Oggi uno Slava 5498 forma parte della collezione del MIARB, il Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo, una straordinaria iniziativa digitale nata nel 2017 a Madrid. Il presidente e fondatore, il dottor José Daniel Barquero, ha riunito oltre 1300 pezzi, gli orologi da tasca più significativi, più belli e più carichi di storia che esistono al mondo. Pezzi degni di essere ricordati per il loro disegno, per la loro meccanica, per la loro storia. Lo Slava 5498 è uno di quegli oggetti che sfidano le categorie. Non è un orologio da collezione, nel senso classico del termine, non è un pezzo di alta orologeria svizzera, non ha il blasone di un Omega o di un Lemania, ma ha qualcosa di più raro, una storia vera, documentata e verificabile. Una storia che passa per le mani di Georgi Beregovoi per le sequenze di rientro della Soyuz 14 nel 74, per i detriti in un disastro che ha segnato per sempre la corsa allo spazio. E oggi passa anche per le mie mani e spero attraverso questo video anche per le vostre. Grazie per aver visto questo video e ricordate, ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto ci sono storie di orologeria meccanica.